Ciao, benvenuti alla terza parte del tutorial per la bambola Maria Chiara. Mi chiamo Tatiana Bertima, sono brasiliana di nascita ma italiana nel cuore e nel sangue. Vivo a Ponte Canavesi, in provincia di Torino, e questo è il mio canale, Il Mondo di Tati, creato per condividere le mie creazioni all'uncinetto. Qui il filato si trasforma in incantevoli bambole. I materiali necessari per questa terza parte è filato colore pelle, la stessa colore che hai usato per lavorare il corpo, occhi con chiusura di sicurezza, questa è la misura di 12 mm, forbici, uncinetto 2 mm, filato bianco e filato nero per gli occhi, ago, forbici, segnapunti, i contatori, contarighi, imbottitura e soprattutto un sorriso sul viso e tanto amore nel cuore, e così la bambola sarà ancora più bella. Iniziamo a lavorare a uncinetto. La prima riga, un anello magico e 6 maglia bassa, 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira la codina e qua è la prima riga con 6 maglie bassa, 6 maglie basse. Riga numero 2 lavora 6 aumenti. Un aumento, aumento 2, il terzo aumento, 4, 5, 6. Dovreste avere 12 maglie alle fine di questo giro. Riga 3, lavora una maglia bassa e un aumento e ripete per 6 volte nella volta, nella riga. No, una maglia bassa, un aumento e ripete questa sequenza in un giro. Una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia, un aumento, la ultima, una maglia e un aumento. Dovreste avere 18 maglie alle fine di questo giro. Riga 4, lavora 2 maglie basse, 1, 2 e dopo un aumento. Ripetere questa sequenza in tutta la volta e dovreste avere alla fine di questo giro 24 maglie. Riga 5, lavora 3 maglie basse, lavora 3 maglie basse e un aumento e ripetere questa sequenza per 6 volte in giro. 1, 2, 3 e un aumento.
va bene? 1, 2, 3. 1, 2, 3, un aumento, ripetere in questo giro, questa sequenza, e alle fine di questo giro dovreste avere 30 maglie. Riga 6, ripetere la sequenza 4 maglie basse e un aumento per 6 volte. Va bene? Alle fine di questo giro dovreste avere 36 maglie. Riga numero 7, lavora per 6 volte, 5 maglie basse e un aumento. Dovreste avere, quindi alle fine di questo giro dovreste avere 42 maglie. Riga 8, lavora 6 maglie basse e un aumento per 6 volte in giro. Alle fine di questo giro dovreste avere 48 maglie. Prossima riga, riga numero 9, lavora 7 maglie basse e un aumento per 6 volte. Alle fine di questo giro dovreste avere 54 maglie. Giro numero 10, lavora 8 maglie e un aumento. E ripete questa sequenza per 6 volte. Alle fine di questo giro dovreste avere 60 maglie lavorate. Allora, dalle riga 11 alle riga 20, 10 giri per lavorare 60 maglie basse, senza aumentare o diminuire. Basta ripetere per 10 giri 60 maglie basse. Riga numero 21. Inizia il giro lavorando 24 maglie basse. Poi fai una catenella, salta una maglia bassa e lavora 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fai una catenella, salta una maglia bassa e per finire il giro lavora 25 maglie basse. Va bene? In questo giro creiamo un punto per attaccare gli occhi. Ma lo faremo più tardi. Riga numero 22, lavora 60 maglie basse. Riga 23, inizia il giro 23 lavorando 19 maglie basse. Poi ripeti questa sequenza 4 volte, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, l'ultima volta, un aumento, una maglia bassa. Poi lavora 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Poi ripeti questa sequenza 4 volte. Una maglia bassa, un aumento. Una maglia bassa, un aumento. Una maglia bassa, un aumento. E la ultima, una maglia bassa, un aumento. E per finire il giro lavora 20 maglie basse. Alle fine di questo giro dovreste avere 68 maglie.
Riga 24. Inizia giro 24 lavorando 20 maglie basse. Poi un aumento. 3 maglie basse, 1, 2, 3 e un aumento. Poi lavora 17 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Poi un aumento, 3 maglie basse, 1, 2, 3, un aumento. E per finire questo giro lavora 21 maglie basse. Alle fine di questo giro dovreste avere 72 maglie. Ora puoi fissare gli occhi utilizzando il punto creato nella riga numero 21. Riga 25 e 26, lavora 72 maglie basse per ogni giro. Riga numero 27, ripeti la sequenza di 7 maglie basse e una diminuzione per 8 volte. Alle fine di questo giro dovreste avere 64 maglie. Giro 28, inizia questo giro con 3 maglie basse, 1, 2, 3 e una diminuzione. Poi ripeti la sequenza di 6 maglie basse e una diminuzione per 7 volte. E per finire il giro lavora 3 maglie basse. Alle fine di questo giro dovreste avere 56 maglie. Giro 29. Ripeti la sequenza di 5 maglie basse e una diminuzione per 8 volte. Alle fine di questo giro dovreste avere 48 maglie. Giro 30. Lavora 48 maglie basse. Riga 31. Lavora 3 maglie basse, una diminuzione e poi 6 maglie basse e una diminuzione per 5 volte e per finire il giro 3 maglie basse. Alle fine di questo giro dovreste avere 42 maglie. Riga 32. Ripeti la sequenza 5 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Alle fine di questo giro dovreste avere 36 maglie. Ora puoi iniziare a aggiungere l'imbottitura. Usa il pollice per creare un incavo, un spazio per il collo, facendo movimenti come questo. Metti abbondante imbottitura nelle zone in rilievo, questa zona, per creare le guance della bambola. Ricorda, non devono esserci pieghi nella testa, nessuna pieghi.
Continuando il lavoro, riga numero 33, lavora 2 maglie basse, una diminuzione e poi 4 maglie basse e una diminuzione per 5 volte e per finire la riga 2 maglie basse. Alla fine di questo giro dovreste avere 30 maglie. Riga 34. Ripeti la sequenza di 3 maglie basse e una diminuzione per 6 volte in giro. Alla fine di questo giro dovreste avere 24 maglie. La prossima riga, riga di numero 35, lavora 24 maglie basse in BLO. Guarda la testa della mia bambola, è completamente piena e senza pieghi, principalmente in questa area. Da qui in poi non dovreste aggiungere imbottitura. Va bene? L'imbottitura viene aggiunta solo fino alle righe 35. Dalla riga 36 alla riga 49 lavora 14 volte 24 maglie basse. Il prossimo giro, giro numero 50, lavora 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte in giro. Alla fine di questo giro dovreste avere 18 maglie. Il prossimo giro, giro 51, lavora una maglia bassa e una diminuzione 6 volte in giro. Dovreste avere 12 maglie alla fine di questo giro. E l'ultimo giro, giro numero 52, lavora 6 diminuzioni. E ora si può tagliare il filo e rifinire. Io faccio di questa forma. Uno, due, tre, quattro, 5, 6, tiro la cordina e va bene, è pronto. La struttura della testa della bambola è pronta. Ora dobbiamo inserire questi ultimi fili all'interno della testa con questi movimenti. Con i pollici vai a inserire questa parte all'interno della testa. Pronto. Ora vogliamo rendere la nostra bambola più carina, davvero? Sì, certo. E la prima cosa da fare è immaginare gli occhi come un orologio. Farò una manovra con il filo per creare la orbita oculare. Come gli occhi è un orologio, ore 3, ore 9, ore 3, ore 9. Con un pezzo di filo colore pelle e un ago, inseriscilo in questa parte poco visibile, non visibile dalla testa e esci sull'orologio alle ore 3.
Lascia un po' di filo qua sotto per fare per rifinire dopo. Ora ed entra alle ore 9 corrispondenti e fai la stessa cosa sull'altro occhio. Esci, ore 3. Inserisci, ore 9. Porta il filo alla origine, così. E ora devi passare il filo sotto gli occhi. Un occhio, l'altro occhio. Ora tira le due estremità del filo per fare la cavità. Fai un nodo e dopo puoi rifinire questo filo. La cavità è pronta. La orbita degli occhi è pronto. Ora, usando un pezzo di filo bianco a doppio filo, aggiungiamo un po' più di profondità agli occhi. Passiamolo lungo i bordi degli occhi. Va bene? Di nuovo, immagina un orologio che abbiamo la posizione delle ore 2 e più sotto da quella delle ore 6. L'altro occhio le ore 10 e più sotto le ore 6. Va bene? Inserisci di nuovo il filo in una parte meno visibile della testa, uscendo dalla posizione delle ore 2. Ed entrando dalla posizione delle ore 6. Fa la stessa cosa per gli altri occhi, per gli altri occhio, per l'altro occhio. Oh Dio, questa grammatica italiana per me è un po' difficile, ma piano piano sto imparando. Qua. Ed entrando alle ore 10. E poi ritornare questo filo al suo punto di origine. E bloccarlo. Semplice così. Qua faccio un nodo e è pronto questa parte. Ora lavoriamo sulla parte superiore degli occhi con un filo nero.
Ora, di nuovo immagina un orologio. Qua abbiamo la ora 10 e qua la ora 3, ma salta 2 maglie fuori. Ore 2, riga superiore, 2 maglie fuori. L'altro, ore 2, ore 9, 2 maglie fuori, 2 maglie fuori, 2, 2. Ore 10, 2 maglie fuori sopra questo punto. Un po' dentro. Ora sì sono uguali. Nuovamente devi inserire il filo nella parte non visibile della testa, uscendo qua. Lascia un po' di filo per dopo. Vai in questo primo punto alle ore 3. Ritorna alle ore 10. Ritorna alle ore 10. E ora in questo punto. Fai la stessa cosa per l'altro occhio. Ritorna con un filo per l'origine. Per disegnare le sopracciglia, conta 3 giri sopra l'occhio per la prima estremità. 1, 2, 3, la prima estremità. Salta 4 maglie, 1, 2, 3, 4 e segnare l'estremità sul giro inferiore. Questa è la seconda estremità. La stessa cosa per l'altro occhio. 1, 2, 3, stessa riga. 1, 2, 3, 4, riga inferiore. E sempre inserendo il filo nella parte non visibile della testa, fai la prima sopracciglia, e l'altra. Ritorna con il filo nell'origine e bloccarlo. Questa è un po' lunga, devo fare nuovamente
ma questa è l'idea per fare le sopracciglia. Ho rifatto una delle sopracciglia e ora sono della stessa misura. Gli occhi sono finiti. È ora di disegnare il naso. Trova la riga sotto gli occhi, questa qua, e poi trova le tre maglie al centro del viso. 1, 2, 3. Ora con un filato colore pelle inserire in un luogo non visibile e fai così. Uno, due, tre, quattro. Quattro volte e poi tante volte quanto necessario per coprire per coprire le quattro volte. Una volta coperti tutti, riportare il filo all'origine per bloccarlo. È pronto il naso. Ora lavoriamo le orecchie. Uh, Conta 8 maglie basse dal centro dell'occhio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qua. Una riga sopra e una riga sotto. Le altre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una sopra, l'altra sotto. Con il filato colore pelle inserire in un luogo che non è visibile e fai questa cosa qua e fai così. Uno, due, tre. Ora con l'uncinetto fai una catenella, una maglia bassa, una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta e una maglia bassa. E ritorna con questo filo all'origine per bloccarlo.
E fai lo stesso per l'altro orecchio. Uno, due, tre, una catenella, una maglia bassa, due, mezza maglia alta, una, due e una maglia bassa. Ritorna con il filo alle origini per bloccarlo. Le orecchie sono pronti e ora uso un po' di trucco per rendere la bambola ancora più carina. Il viso è pronto. Ora fissiamo la testa al corpo, facciamo 3 o 4 giri con un'estremità e poi con l'altra estremità del filo, usando l'estremità del collo. 3 o 4 giri sotto, inserire il filo, con una estremità faccio 3 o 4 volte di una estremità per l'altra. E poi la stessa cosa con l'altra estremità. Inserire il filo al centro della testa per uscire qua dove c'è l'anello magico. Nell'estremità una parte di filo e ora l'altra estremità. In un luogo diverso del primo. Ora devi tirare le codini e fermarlo. Qua si può fare un nodo, non c'è problema. Non c'è problema a fare un nodo qui perché in seguito metteremo i capelli e saranno coperti. L'importanza è fermarlo.
E così concludo la parte che per me è stata la parte più difficile da spiegare con l'italiano di una bambina di 2 anni. Ci vediamo al prossimo video dove realizzeremo dei bellissimi cappelli per la nostra bambola. Grazie mille per aver guardato il video e per aiutare questo canale a crescere. Lasciate un mi piace e iscrivetevi. Un bacio al cuore e a presto. Ciao ciao!